Buongiorno a tutti amici lettori, bentrovati sul canale. Oggi in visione delle vacanze scolastiche ho pensato a una serie di letture per appassionare i ragazzi adolescenti delle medie e delle superiori, diciamo tra i 12 e i 20 anni circa, alla lettura. Non sono i soliti libri classici che gli dà la scuola, sono dei romanzi di intrattenimento che dovrebbero piacere ai ragazzi. Alcuni tra l'altro sono singoli, altri sono delle serie di libri e alcuni sono citati tra i 100 gialli più belli di sempre. Comunque per prima cosa consigliategli di iscriversi al mio canale. Tra l'altro tempo fa ho fatto un video con tante dritte e consigli per leggere gratis o quasi, ve lo lascio qui sotto. Si può trovare modo di leggere anche spendendo poco. Bene, cominciamo con le letture singole. Il primo è Viaggio con Charlie di John Steinbeck, che è questo. Negli anni 60 Steinbeck ha preso il suo cagnolino, che è Charlie appunto, con un camper e ha cominciato un viaggio in giro per l'America e racconta le sue avventure. È un romanzo carino che può andare bene sia per ragazzi che per ragazze, anche per i ragazzini va bene, è un romanzo carino. Il secondo è Delitti bestiali di Patricia Highsmith. In questo è una serie di racconti brevi dove ci sono degli animali che commettono un delitto di solito per difendersi l'elefante del circo maltrattato che si ribella o il gattino trattato male che si ribella, eccetera, e uccide il suo umano. Sono tutti dei raccontini carini che per i ragazzi possono andare bene. Il terzo è La casa dipinta di Grisham, questo, ne ho già parlato altre volte di questo romanzo, parla della vita familiare di una famiglia negli anni 50 visto dal punto di vista di un bambino di 7 anni. Sono vicende familiari, ma è scritto in maniera semplice, molto carino, adatto anche per i ragazzi e per i ragazzini. Non è il solito legal thriller di Grisham. L'altro è L'altra parte del mondo, anche di questo ne avevo già parlato, di Colin McCullough. Questo è un romanzo d'avventura che racconta della colonizzazione dell'Australia da parte degli inglesi nel 1700 circa. Tra l'altro in qualche video precedente ho detto che si trattava di una serie di libri, mentre poi ho scoperto che è un libro singolo, mi avevano informato male. Mi avevano detto così inizialmente, io ho cominciato a leggerlo, mi sono accorta che non è una serie, è solo un libro, scusate, ma comunque è questo. Poi, come serie di libri, invece, abbiamo i romanzi gialli di Theodore Boone, che sono sempre di John Grisham e sono dei gialli per ragazzi. Theodore Boone è un ragazzino di 14-15 anni che deve risolvere dei piccoli quesiti, dei piccoli gialli che succedono nella sua scuola tra i suoi amichetti, eccetera. È scritto in maniera molto semplice, mi pare che erano 7 libri. Tra l'altro avevo fatto un video apposta eh, su questa serie di libri, lo trovate qui sul canale. La seconda serie sono i gialli per ragazzi della Mondadori. Anni fa, tra il 1970 e il 1984, i gialli Mondadori hanno pubblicato una serie di gialli per ragazzi. Io ne ho trovati 174 di titoli. Comunque ho trovato il link con tutti i titoli su Wikipedia, ve lo lascio qui sotto, se volete andare a recuperarli, sicuramente si troveranno ancora in giro. Vi assicuro che erano scritti in maniera semplice, però se gli piace il giallo vanno bene. Un'altra serie sono i romanzi storici marinareschi di Patrick O'Brien. Qui io ne ho qui un paio, questi. Sono una ventina di romanzi ambientati durante le guerre napoleoniche, incentrati sul personaggio della Royal Navy Jack Aubrey e del suo fraterno amico e inseparabile compagno di viaggio Steven Maturin, medico di bordo, naturalista, letterato, nonché agente segreto. Dal primo romanzo è stato tratto il film Master e Commander con Russell Crowe, non so se l'avete visto, e tra l'altro una curiosità, mentre scriveva l'ultimo libro della serie, che è il 20° o il 21° mi pare, l'autore è venuto a mancare a un certo punto. Infatti ha scritto solo un'ottantina di pagine, le altre pagine sono commenti di storici, curiosità, recensioni, eccetera. Le hanno pubblicate lo stesso perché per gli appassionati dell'autore, diciamo per i suoi fan, era importante avere anche le ultime parole che ha scritto, e sono proprio le ultime letteralmente, ovviamente non ha potuto finire il libro. Ehm, Comunque in ogni caso le guerre napoleoniche le avevano finite, era l'ultimo capitolo della saga.
Un'altra serie sono i thriller medievali della serie Il mercante di libri di Marcello Simoni, che è uno scrittore italiano contemporaneo nato nel 1975, tradotto in oltre 20 paesi. Il suo primo romanzo, Il mercante di libri maledetti, è un thriller medievale che ruota attorno alla figura di Ignazio da Toledo, mercante di reliquie mozarabo, e uno sfuggente manoscritto intitolato Uter Ventorum, in grado, secondo leggenda, di evocare gli angeli. In realtà questo volume è uno pseudobiblion, come un Necronomicon, citato da Lovecraft. Per il successo conseguito da questo romanzo, l'autore ha ricevuto nel 2011 il premio WhatsApp Giovani Talenti per la Cultura. Nell'ottobre 2012 pubblica La biblioteca perduta dell'alchimista, con protagonista ancora il mercante Ignazio da Toledo, e a partire dall'agosto dello stesso anno Rex Deus, l'armata del diavolo, un ebook a puntate poi pubblicato in cartaceo con il titolo L'isola dei monaci senza nome. Nel 2016 inizia a collaborare con Einaudi Editore, pubblicando per la collana Stile Libero una saga ambientata nel Seicento e dedicata all'indagine dell'inquisitore Girolamo Svampa. Nel 2019 pubblica un breve giallo medievale per Mondadori, Il lupo dell'abbazia. Nel 2020 esce il suo nuovo romanzo intitolato La selva degli impiccati, in cui si vede il celebre ladro poeta del Quattrocento, François Villon, incaricato di assicurare alla giustizia Nicolas d'Hamburg, il capo di una banda di fuorilegge detta le Coquillard. Villon, che è condannato a morte per i suoi delitti, potrà scampare al capestro soltanto se riuscirà a farlo catturare. Nel 2021 esce il suo libro di racconti intitolato Il mistero delle 10 torri. Alcuni erano già usciti su riviste, altri sono totalmente inediti. In essi l'autore fa ricomparire Ignazio da Toledo, ma anche altri personaggi storici come Cosimo de' Medici, Leonardo da Vinci, il temibile corsaro Caïl al-Din Barbarossa, tornando quindi ai personaggi, temi e luoghi cari al suo immaginario. Nel tempo libero Simoni organizza eventi culturali di taglio letterario. Un'altra serie che potrebbe interessare i ragazzi sono i thriller medievali di Fratello Cadfael di Ellis Peters. Sono circa 20 libri in cui Fratello Cadfael è protagonista di una serie di romanzi gialli ambientati nel Medioevo. Ellis Peters ha ambientato le sue narrazioni a Strasburg, dove Cadfael vive nell'abbazia benedentina in qualità di monaco erborista, che seguono la vita e le indagini del monaco benedettino dall'anno 1137 al 1145. Cadfael tuttavia ha un passato da crociato e ha conosciuto, prima di ritirarsi nella vita tranquilla del monastero, sia la guerra che l'amore. Infatti mi pare che era stato sposato prima di diventare monaco. Nella serie televisiva Cadfael, I misteri dell'abbazia, la parte del protagonista è stata interpretata da Derek Jacobi. Non so se avete visto la serie, se vi capita è molto bella. Bene amici, anche oggi il video è finito. Ho cercato di non proporre i soliti classici che li danno a scuola per invogliare i ragazzi alla lettura, soprattutto per quei ragazzi che fanno fatica un po' a appassionarsi. Se ritenete, passategli il mio video da vedere, magari si comprano qualche libro. A presto, al prossimo video, ciao, grazie per la visione.